Cosa mi dici mai? Salve, oggi andiamo a vedere come si realizza il mitico Topo Gigio in amirigrumi. Per realizzare la testa di Topo Gigio abbiamo un anello magico di 6 maglie con il filato color carne. Andiamo ora a fare altri 2 giri di 6 maglie basse. Andiamo ora a fare un anello in ogni maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Andiamo a fare 12 maglie basse per altri 2 giri. Una maglia e un amendo per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie basse. E andiamo a fare altri 2 giri di 18 maglie basse. Ogni 2 maglie andiamo a fare un amendo, in tutto saranno 24 maglie basse. Andiamo a fare per altri 4 giri 24 maglie basse. Questo giro lo facciamo insieme, andiamo a aumentare le nostre maglie. Dobbiamo aumentare nella prima maglia, andiamo a aumentare 3 maglie, quindi in tutto dobbiamo farne 4. Una l'ho già lavorata, 2, 3 e 4. Lavorate le mie 4 maglie in questa maglia, proseguo con lavorare le seguenti maglie. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 maglie e vado a lavorare 4 maglie nella stessa maglia, vado a fare i miei aumenti qui, 1, 2, 3 e 4. Proseguo tutto il mio giro lavorando normalmente, in tutto saranno 30 maglie basse. Vado a lavorarmi per altri 4 giri 30 maglie basse. Andiamo ora a lavorare in questo modo. Lavorate la prima maglia, vado a lavorare la seconda, la terza, la quarta, la quinta maglia e vado a lavorare 4 maglie a catenelle, 1, 2, 3 e 4 catenelle. Salto le mie 4 catenelle nel giro di sotto, 1, 2, 3 e 4, entro nella quinta e proseguo il mio lavoro in questo modo. Vado a lavorarmi tutto il giro fino ad arrivare dall'altro lato, in tutto saranno sempre 30 maglie. Andiamo a riempire bene con l'ovatta sintetica e andiamo a dare bene la forma alle guance lateralmente e al nasino. Andiamo a spingere un po' l'ovatta verso la punta qui e verso le guance, in modo da realizzare il viso del nostro Topo Gigio. Questa sarà la bocca. Andiamo ora a fare le 3 maglie una diminuzione. Naturalmente lavoreremo anche sulle catenelle che abbiamo realizzato. In tutto saranno 24 maglie basse. Ogni 2 maglie andiamo a fare una diminuzione. In tutto saranno 18 maglie basse. Una maglia una diminuzione per tutto il giro. In tutto saranno 12 maglie basse. Riempiamo bene con l'ovatta sintetica e andiamo a dare la forma con l'uncinetto o con le pinze. Andiamo a sistemare bene le guance e a tirare fuori la bocca in questo modo. E andiamo a tirare fuori anche la punta del nasino in questo modo. Facciamo 6 diminuzioni, in tutto resteranno 6 maglie basse. Andiamo a fare un altro giro di 6 maglie con questo filato. Sostituiamo ora il filato color carne con il filato azzurro e andiamo a fare un aumento in ogni maglia. In tutto saranno 12 maglie basse con il filato azzurro. Senza staccare il filato azzurro andiamo a prendere il filato bianco e andiamo a fare una maglia un aumento per tutto il giro con questo filato. In tutto saranno 18 maglie basse. Riprendiamo il filato azzurro e andiamo a fare ogni 2 maglie un aumento. In tutto saranno 24 maglie basse. Riprendiamo il filato bianco e andiamo a fare ogni 3 maglie un aumento. In tutto saranno 30 maglie basse.
Andiamo a fare altri 4 giri di 30 maglie, però alternando il bianco e il giro del filato azzurro. Stacchiamo il filato bianco e andiamo a fare un giro di mezze maglie, di 30 mezze maglie. Andiamo a fare un altro giro di mezze maglie sotto a quelle che abbiamo appena realizzato. A questo punto possiamo staccare il filo. Con un filato grigio celeste andiamo ad avviare una catenella di 30 maglie. Andiamo a chiudere le nostre 30 maglie ad anello in questo modo e lavoriamo 30 maglie basse nelle nostre 30 catenelle. Questo servirà per fare le gambe del nostro topogigio. Andiamo a fare per altri 3 giri 30 maglie basse con questo filato. Andiamo ora a dividere le gambe, 15 maglie per questo lato e 15 maglie per l'altro lato. Andiamo a lavorare le nostre 15 maglie e le chiudiamo ad anello in modo da terminare questo lato di gamba. Dopo aver chiuso il nostro giro di 15 maglie andiamo a fare altri 2 giri di 15 maglie basse per questa gamba. Andiamo a fare una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia, in tutto saranno 13 maglie basse. Facciamo una diminuzione della prima maglia e in tutto saranno 12 maglie basse. Facciamo altri 2 giri di 12 maglie basse. Possiamo ora staccare il filo e andiamo a fare lo stesso lavoro anche per quest'altra gamba. Per le scarpe andiamo ad avviare un anello magico di 10 maglie. Andiamo a fare un altro giro di 10 maglie basse. Facciamo un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Facciamo altri 2 giri di 12 maglie basse. Stacchiamo il filo e andiamo a cucire sotto i pantaloni dopo che abbiamo riempito con l'ovatta sintetica. Per l'orecchio abbiamo un anello magico di 6 maglie. Stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Facciamo una maglia e un aumento per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie andiamo a fare un aumento, in tutto saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie andiamo a fare un aumento, in tutto saranno 30 maglie basse. Facciamo un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 32 maglie basse. Facciamo un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 34 maglie basse. Un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 36 maglie basse. Andiamo ora a fare un altro giro di 36 maglie basse. Facciamo ora una diminuzione nella prima maglia, una diminuzione nell'ultima maglia, in tutto saranno 34 maglie basse. Facciamo una diminuzione nella prima maglia, una diminuzione nell'ultima maglia, in tutto saranno 32 maglie basse. Una diminuzione nella prima maglia, una diminuzione nell'ultima maglia, in tutto saranno 30 maglie basse. Ogni 3 maglie andiamo a fare una diminuzione, in tutto saranno 24 maglie basse. Ogni 2 maglie andiamo a fare una diminuzione, in tutto saranno 18 maglie basse. Una maglia e una diminuzione per tutto il giro, in tutto saranno 12 maglie basse. Andiamo a fare per altri 3 giri 12 maglie basse. Chiudiamo il lavoro, lasciamo il filo lungo in modo da poterlo poi cucire sulla testa. Andiamo a dare un po' la forma all'orecchio in questo modo e andiamo a fare un altro uguale. Per realizzare la mano dobbiamo partire dalle dita. Andiamo a realizzare 4 dita. Per le prime 3 staccheremo il filo, l'ultima invece la faremo senza staccare il filo in modo da poterle unire tutte tra loro. Per realizzare le dita avviamo un anello magico di 4 maglie, chiudiamo il nostro anello e andiamo a fare altri 2 giri di 4 maglie. Dopo aver realizzato anche le altre 3 dita andiamo ad unirle, prendiamo l'altro dito e andiamo a lavorare 2 maglie, 1 e 2 maglie basse in questo modo. Prendiamo l'altro e lavoriamo 2 maglie anche per quest'altro. Uno e 2. Prendiamo ancora l'altro e ne lavoriamo ancora 2 maglie.
Fatto questo, giriamo il nostro lavoro da questa parte davanti e lavoriamo 2 maglie per ogni dito, così come abbiamo fatto per quel lato. Andiamo a lavorare 2 maglie anche per quest'altro lato, 2 maglie per ogni dito. Andiamo ora a lavorare le nostre 16 maglie, andiamo a fare il giro normalmente di 16 maglie basse. Andiamo a fare una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione all'ultima maglia, in tutti saranno 14 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione all'ultima maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione all'ultima maglia, in tutto saranno 10 maglie basse. Stacchiamo il filato color carne e prendiamo il filato azzurro e andiamo a fare un giro di 10 maglie basse con questo filato azzurro. Cambiamo il filato e prendiamo il filato bianco e andiamo a fare un giro di 10 maglie basse con questo filato bianco. Riprendiamo il filato blu e andiamo a fare 10 maglie basse con il filato blu. Riprendiamo il bianco e andiamo a fare altre 10 maglie con il filato bianco. E andiamo a fare altri 3 giri alternando sempre i 2 colori. Riempiamo con l'ovatta sintetica e proseguiamo con le chiusure alternando sempre i 2 colori. Andiamo a fare un giro di chiusure fino a chiudere completamente tutta la parte. Completate le chiusure, andiamo a staccare il filo in questo modo, chiudiamo bene e andremo ad inserire all'interno del braccio. Lo faremo uscire lateralmente e andremo a cucire al lato della spalla. Andiamo ad inserire un bastoncino di plastica o di legno all'interno della testa in modo che regga meglio e poi andiamo ad inserire l'ovatta sintetica nel corpo in questo modo e andremo poi a cucire le gambe all'interno. Andremo a sistemare il maglioncino verso l'esterno e andiamo a cucire non proprio sotto ma alla base di questa striscia. Andiamo a cucire bene maglia per maglia in modo da fermare bene le gambe. Andiamo ad inserire un po' di ovatta sintetica nella scarpa e la andiamo a cucire. Andiamo a fare la nostra cucitura tutta intorno maglia per maglia. Per realizzare i capelli ho avvolto tra le dita per 30 giri il mio filato e vado a cucire la parte centrale qui con il filo, lo vado a cucire e poi vado a tagliare la parte di sotto. Bloccata con la cucitura la parte di sopra, vado a tagliare al centro sotto in questo modo e vado a cucire sulla sommità del capo di Topo Gigio. Andrò poi a tagliare a misura sul viso i capelli. Passate poi con le forbici in questo modo e tagliate la parte di sotto più lunga. Acquistate poi 2 occhi di questo tipo oppure lo andate a ricamare, decidete un po' voi come meglio proseguire. Io ho acquistato questi occhi e li vado ad incollare sul nasino in questo punto qui, a distanza, in questa distanza di 2 maglie. Andate ad incollare anche un po' di filato di lana sugli occhi e andate ad inserire un po' di gomma eva all'interno della bocca, un po' di gomma eva rossa in modo da simulare la bocca del nostro Topo Gigio. Stringiamo la base dell'orecchio in questo modo e cuciamo un pochino per far tenere ben chiuso in questo modo e poi andremo a cucire al lato della testa qui e andiamo poi a cucire anche le braccia al lato della spalla qui. Per il colletto ho fatto una catenella che circondasse il collo della misura giusta e poi ho fatto delle mezze maglie, così come abbiamo fatto per la base della maglia. Ho fatto il collo, ho chiuso e poi l'ho cucito dietro.
Ho fermato poi dei punti intorno sulla maglia in modo da bloccare il colletto. Ho realizzato poi una piccola chitarrina e l'ho applicata tra le mani del nostro Topo Gigio. Spero che questo mio lavoro vi piaccia, spero che piaccia a Marilena che mi ha fatto questa richiesta. Vi aspetto tutti la prossima volta, mi raccomando condividete il video, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e vi aspetto alla prossima. Ciao ciao, un bacio. Cosa mi dici mai? Strappazzami coccole.